finita? And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. Siamo con Veronica dei Break Me Down. Ciao Veronica. Ciao. Allora, intanto complimenti. Grazie, grazie. Anche perché siete stati i primi, quindi avete rotto il ghiaccio del Metal for Emergency. Speriamo di averlo fatto bene. Era la prima volta per voi? Al Metal for Emergency sì. Ok, quindi domanda di rito, com'è stato? Qualcosa che non lo so spiegare perché è stata un'emozione unica, soprattutto sedere su un palco di queste dimensioni e poi aver fatto parte per questa cosa è fantastico, è stato proprio bello, 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 bello. Voi quest'estate avete fatto qualche altro festival, qualche altro concerto in giro? Allora, purtroppo no, per quest'estate diciamo che è il nostro ultimo concerto e poi avremo il nostro release party poi al Legend Club di Milano il 14 di ottobre. Dove potremo anche esserci perché, come hai detto sul palco, avete presentato il singolo che uscirà a settembre. Uscirà un singolo a settembre, poi invece a ottobre cominceremo pian piano da ottobre in poi a far uscire una serie di singoli per un nuovo album che sarà nel 2024. Beh, quello che consiglio è di venire a sentirci live perché live proporremo tutti i brani dell'album e ci sarà in vendita l'album. Invece l'album intero sulle varie piattaforme uscirà in un nuovo anno, quindi veniteci a sentire per sentire nuovi singoli. Assolutamente sì, e anche perché come stanno facendo tutti è ottima l'idea di partire con più singoli che entrano in testa per poi arrivare all'album. Ma l'organizzazione del Metal for Emergency, visto che è la prima volta, è stato semplice? Vi hanno contattato loro, vi siete proposti voi, com'è andata? Allora, ci hanno contattato loro dopo che noi abbiamo mandato la nostra candidatura. Non ti sto a descrivere la felicità che avevamo perché mi ha detto ma come su 300 band avete scelto noi, quindi è stata una felicità immensa. L'organizzazione posso dire fantastica, precisi, cordiali, disponibili, cioè veramente un festival organizzato nel migliore dei modi. Bene, mi fa piacere visto che il reportage di oggi sarà appunto incentrato sul festival, su Metal for Emergency, però mi riservo di invitarvi in una delle nostre prossime puntate della nuova stagione di Loudmouth, dove magari sotto data presenterete il nuovo album. Noi ci siamo e siamo disponibili e saremo contenti. Bene, quindi ci rivediamo sicuramente più avanti. Intanto abbiamo detto 14 ottobre al Legend Club di Milano. Benissimo, grazie, ciao! Oggi abbiamo Dario, no, Giampaolo ti chiami. Cioè che ti posso suggerire io le risposte? E venite da? Belluno. Più o meno. Più o meno, ok. Siamo qui con Amon, che viene da? Genova. Roberto dalla provincia di Lodi, vicino Codogno.
Lucia. Erika. Ok, e venite da? Como. Carugate. Ok. Provincia di? Milano. Ma chi abbiamo qui? Come in ogni buon festival si incontrano gli amici. Abbiamo qui Ricky e Giulia. Se non li avete mai visti, guardatevi il report del Lupo nel Rock, dove c'è Ricky che succhia. Ma oggi invece li faremo parlare. Ben trovati ragazzi. Voi da dov'è che venite? Milano. No, non è vero. Milano. Veniamo da Milano, Ma non è vero, sei di Cremona. ma veniamo da Milano. Milano comunque, sì. Siamo qui con Nick dei Janus Ordinis Day. Che hanno appena finito di suonare. Allora Nick, intanto super complimenti. Io era la prima volta che vi sentivo live. Siete veramente tantissima roba. E ti chiedo, come Metal for Emergency è la prima volta che suonate? Esatto, intanto grazie Tina per i tuoi complimenti. È la prima volta qui al Metal for Emergency, siamo molto contenti. Organizzazione impeccabile, palco bellissimo, la gente calda, carica. Abbiamo fatto uno show molto importante, siamo molto felici, sì, è la prima volta. Tra l'altro come organizzazione ci hanno detto che sono molto precisi, avete addirittura un orologio sul palco. Sì, è vero, c'è uno schermo che indica proprio i tempi fra il load-in, il soundcheck, i changeover delle band, quindi cambio palco e il tempo che la band ha a disposizione. I ragazzi del service, i tecnici sono molto competenti, molto bravi. E allora ti chiedo questo, visto che avete suonato come seconda band, sì, e quindi ahimè non avevate tantissimo tempo, però noi come band vi sentiamo nominare da un bel po' e vedo che state crescendo molto bene. Quindi è stato difficile scegliere i pezzi per fare la scaletta che non era lunghissima? Allora, noi ormai siamo al quarto album, quindi diciamo che abbiamo una vasta scelta. Le canzoni cominciano a diventare tante e ogni volta ci incontriamo e valutiamo cosa portare. Chiaramente poi ieri è uscito il nostro nuovo singolo Changing Star del nuovo album The Beginning che uscirà l'8 di dicembre, quindi quella l'abbiamo inserita, è stato molto bello suonarlo per la prima volta. Però adesso per rispondere alla tua domanda Tina, diciamo che siamo a un punto in cui insomma ci scorniamo per la setlist. Perfetto, immagino, voglio questa, no, preferisco quest'altra. Esatto. Ma ascolta, quest'estate voi avete fatto altri festival in Italia oppure all'estero? Allora, quest'estate in realtà abbiamo fatto poco, perché abbiamo lavorato tanto sulla costruzione, produzione del nuovo album, dei nuovi video, della nuova Metal Music Series, è stato un bel lavoro, adesso abbiamo fatto questa data, poi andremo nelle zone di Trento e stiamo lavorando in concomitanza con l'uscita dell'album anche con l'estero. Ah, perfetto, quindi prossimamente sono previsti anche live da soli o in festival all'estero. Esatto. Perfetto, a noi farebbe moltissimo piacere avervi in puntata, magari in periodo sottodata in cui esce il vostro nuovo album, proprio perché così facciamo promozione. Grazie mille per la disponibilità. Grazie. E ci sentiamo assolutamente quindi per la prossima stagione di Loudmouth. Stay metal, guys. Metal for Emergency, oggi siete qui per una band in particolare? No, siamo qui solo per fare casino. Esatto. Allora, io in realtà ascolto più black metal,
Mi hanno consigliato di questo concerto qua, non ne conosco tantissime di queste band perché sono più nell'ambiente punk e io ascolto più... Non l'avrei mai detto. Infatti. No, comunque a me piace il metal in generale, scoprire nuovi gruppi non mi fa male, ecco, per arricchire il mio bagaglio culturale. Per tutti, perché mi piace questo festival. Vengo qua praticamente tutti gli anni, tutte le edizioni ed è bellissimo perché è un bel festival organizzato bene, ogni anno cresce sempre di più e poi veramente è bello. Dark Tranquillity. Sì, anche i Genus Ordinis Day. Mentre Altri, però purtroppo i primi a suonare sono amici, ma li ho persi perché sono arrivata tardi, quindi non i Break Me Down, ma sono arrivata in ritardo. Mentre i Dark Tranquillity tu li avevi già visti da qualche parte? Sì, al live di Trezzo. Io ero molto curioso di vedere i Sadist per la prima volta e orgoglio italiano. Ma io più o meno volevo vederle tutte, però ovviamente in particolare Dark Tranquillity. Ok. Siamo qui con Steva dei Deathless Legacies. È la prima volta intanto al Metal for Emergency? La prima volta è indimenticabile. Posso dire solo questo. Indimenticabile perché? Perché è stata una figata immensa. Tutto, dalle band, dall'organizzazione, il pubblico, il dietro le quinte, tutto è stato... Cioè un festival così veramente sono a livelli altissimi cioè non è che Wacken sia tanto diverso, è che sono più grosso. Appunto, io te lo chiedo proprio perché voi avete calcato palchi internazionali. Mi siete stati alla 70,000 Tons of Metal. Quindi io dico, avendo visto palchi di quel genere, proprio volevo chiederti un confronto. Veramente, assolutamente una qualità immensa di tutto, veramente, ma poi le persone, il pubblico carichissimo, tutto bello. Siamo felici. Proviamo della gioia nei nostri cuori morti. Anche noi e immagino anche gli organizzatori del Metal for Emergency. Avete fatto altri festival anche all'estero eventualmente? Allora, io e la mia memoria facciamo pietà perché abbiamo diversi migliaia di anni e quindi è difficile. Però allora ti dico l'ultimo, che torniamo dal Gotel Metal Fest in Croazia la settimana scorsa, sabato scorso. Noi siamo contentissimi che abbiamo saputo da pochi giorni che siete in apertura di Lacuna Coil al fuori orario. Sì, anche quella è stata una bella... Noi siamo di lì. Beh, hai visto? Guarda, me l'hanno detto in tanti, meno male siete dietro casa mia. Bene, benissimo. E già c'era nella Lacuna Coil, l'altro giorno vedo il post di Alessio e che ci siete anche voi, noi siamo felicissimi. No, sarà una bomba, sì. Quindi assolutamente. State già lavorando su qualcos'altro? Per il momento no. No, perché siete in tour. Esatto. Ecco. No, abbiamo un po' di cose in il nostro baule maledetto che stanno lì e poi a un certo punto usciranno. Magari ne parleremo quando verrete in puntata da noi. Spero che sarete nostri ospiti perché noi ci terremo veramente tanto ad avervi, quindi... Ottimo, per il momento ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato. Grazie mille a te, grazie a voi. E stay metal. Stay metal. Grazie. Domanda che stiamo facendo a tutti. Da quest'anno il Metal for Emergency non è più gratis, ma costa €1. Voi cosa ne pensate?
Secondo me è giusto, cioè è un prezzo secondo me simbolico che se può servire anche per mantenere il festival in uno stato di qualità, secondo me è giusto. Cioè non è un prezzo proibitivo, le bevande rispetto ad altri festival sono ancora accessibili, secondo me non è un grosso problema. Sì, anch'io sono d'accordo, sicuramente dietro l'organizzazione del festival c'è tanto impegno e tanti costi e €1 è proprio una cifra che non impatta su nessuno di noi, quindi per me ci sta. A darmi lì. Vabbè, ma €1 ci sta, dai. Magari avranno avuto problemi di, che ne so, però... Vabbè, ma €1 ci sta, cioè €1 non è che ti cambia la vita. Cioè €1 non è che la gente muore. Vabbè, €1 è €1. No, infatti. Sì, ma anche se fosse costato 50 centesimi, tanto c'è sempre qualcuno che deve rompere il cazzo, che si lamenta, che non gli va mai bene niente. E quindi a me invece va bene tutto. Quindi. Già in Italia non si organizza niente, non vengono mai gruppi, Dark Tranquillity, gruppo storico dalla Svezia. Cioè, quindi €1 vieni a vederli e basta e stai zitto. Basta. Io la vedo così. Ma no, ma perché se ci dicevi che i soldi della birra non andavano ad emergency vuol dire che abbiamo bevuto 12 birre a testa per la minchia. Io credo che comunque 12 birre a testa le avresti bevute comunque volentieri, dai. Sì, basta semplicemente, quanto abbiamo visto, di fare una iscrizione via email e quant'altro tramite un link. Va bene, poi pagare €1. Vabbè, un piccolo contributo a persona, va benissimo. Presumo che questa minima cifra sia forse per garantire anche un miglioramento di tutta l'organizzazione, cioè è una cosa così rappresentativa, non è niente di che, però magari essendo la somma che fa il totale può essere che sia poi destinata a miglioramenti, no? E comunque, vista l'iniziativa del festival, dovrebbe essere anche una questione simbolica, presumo. E comunque è vero che c'è crisi, però la gente può andare anche a quel paese. Perfetto. Può scegliere altri festival se €1 gli sembra troppo. Che sappiamo che voi avete già fatto altri festival quest'estate. Come trovate l'organizzazione del Metal for Emergency? Ma a me già dall'anno scorso è piaciuta molto, nel senso che comunque è fattibile per tutti. Insomma, un concerto con band validissime a entrata gratuita, poi ci sono tanti stand per il cibo, insomma tanti servizi. Io che ho sempre fame non ho problemi. E poi niente, comunque cioè, secondo me ha organizzato bene. Idem, mi ha rubato le parole. Ghost Docet, l'ho capita solo io. Idem. Allora possiamo fare il commento fuori dalla telecamera. La tagliamo. Ah, ok, no, perché era una merda clamorosa. Il Metal Days quest'anno. Oh, ok. Qua è meglio, qua guarda 10 volte meglio, non sto scherzando. Sì, sì. Se non fosse andata male di là qua. No, qui l'organizzazione già l'anno scorso era molto buona, quest'anno siamo molto contenti. Dell'anno scorso che ha rovinato un po' il dopo, alla fine del... È vero, beh, se non altro il concerto l'hanno fatto rispetto ad altri concerti dell'anno scorso che lì dall'inizio... Deboli! Noi eravamo qua sotto la pioggia, è stato bellissimo. Sì, cazzo, bellissimo, cazzo. Bene, mi fa piacere, quindi se anche pioverà, per i Dark Tranquillity vi voglio sotto l'acqua che quest'anno. Sì, certo, ci mancherebbe, siamo qua apposta.
già organizzare questi festival in Italia dicono che non è semplice, tra permessi, cose varie, cioè almeno ho sentito un po' di gente che organizza, però bello, cresce tutti gli anni ed è bella sta cosa. Poi token, birra, arrosticini. Semplicemente non vedo niente di male. Insomma, lo trovi organizzato bene, sì. Organizzato nella norma. Va bene. Ma allora, io trovo sempre che, vabbè, io premetto, non faccio tutto il festival, faccio la serata di oggi, però comunque in ogni caso io lo trovo sempre ben organizzato, il cibo c'è, hanno delle birre artigianali che non fanno mai male, gli spazi sono ampi, magari l'unica cosa è che effettivamente si forma tanta fila, però sfido qualsiasi festival a far diversamente, almeno in Italia, a far diversamente, quindi non ho nulla da dire. Anch'io sono d'accordo, anche parcheggio super efficiente, ti guidano, ti fanno parcheggiare, entri subito. Io coda non ne ho neanche trovata, quindi non posso neanche lamentarmi della coda, perché né all'Ito che né alla birra l'ho trovata, quindi per ora tutto bene. È un ottimo festivalino, assolutamente sì. Certo che non si può paragonare a grandi nomi, ma anche per una questione di grandezza e proposta. Però per quello che è la dimensione di questo festival, secondo me, decisamente sì. We'll be right back.